Tra i marchi importanti della Chrysler e oggi dunque appartenenti al gruppo Daimler-Chrysler c'è la Dodge, fondata dai fratelli Horace e John. Fin da giovanotti appassionati di meccanica e impiegati nell'officina dei genitori, iniziarono a collaborare con la Ford, fornendo motori da loro costruiti. Poi nel 1914 produssero la prima auto, una torpedo 5 posti con motore 4 cilindri. Da quel momento la Dodge si sviluppò in modo esponenziale, tanto da essere la prima casa americana a testare le proprie auto su una personale pista di collaudo. Casa attenta alle innovazioni, la Dodge inserì l'avviamento elettrico al posto di quello a manovella e realizzò quella che viene definita la prima auto chiusa della storia con carrozzeria tutta in acciaio. Nel 1920, a distanza di pochi mesi, scomparvero entrambi i fratelli fondatori e così la direzione passò nelle mani di Frederick Haynes, che continuò a sviluppare l'azienda, migliorando modelli e tecnologia costruttiva. Nel 1928 la Dodge entrò a far parte del gruppo Chrysler, pur continuando a produrre vetture con il suo marchio. Tra le prime vetture realizzate dal nuovo corso della Dodge ci fu nel 1938 la D8, molto simile all'Airflow della Chrysler, con un motore 6 cilindri. Durante il secondo conflitto mondiale la Dodge, come tutti i marchi statunitensi, fu impegnata nella produzione bellica di veicoli di vario tipo. Proprio gli autocarri della Dodge, rimasti in Europa dopo il conflitto, costituirono il principale mezzo di trasporto per persone e cose. Nei primi anni 50 la Dodge riprese a costruire autovetture, iniziando a produrre anche le prime station wagon. Nel 1953 sulla Coronet la Dodge presentò un motore che avrebbe caratterizzato la sua storia negli anni successivi, il cosiddetto Red Ram EMI V8 da 140 cavalli. Poi anche la Dodge fu costretta a seguire la moda delle auto pinnate come la Cadillac e lo fece con il modello Royale. Nella seconda metà degli anni 60 la Dodge presentò la Charger, vettura sportiva con varie versioni e motorizzazioni, tra cui il potente V8 EMI. La Charger, e in particolare la versione Road and Track con un propulsore da 440 cavalli, può essere definita una muscle car per eccellenza. La produzione Dodge negli ultimi decenni si è diversificata con un'ampia gamma di offerta, che ha spaziato dai pick-up alle piccole utilitarie, alle grandi berline, alle station wagon, alle sport utility vehicle. A volte si trattava di vetture propriamente Dodge, ma in alcuni casi con il marchio Dodge sono stati commercializzati gli stessi modelli venduti da altri marchi del gruppo Chrysler, con nomi a volte uguali, altre volte diversi. In Dodge si è sempre continuato a guardare alle vetture super sportive e così nel 1992, con il primo modello RT10, è stata commercializzata la Viper, ormai giunta alla terza generazione e divenuta vero emblema della Dodge stessa.